Ciao a tutti, la ricetta che vi proporrò oggi è davvero superlativa, golosa, elegante, profumata e soprattutto la gigantografia della mitica torta Fiesta. Si mangia con gli occhi ed è un sogno da quanto è morbida. Doppio strato di crema all'arancia riempie un pan di Spagna che si scioglie in bocca e con una copertura di cioccolato extra fondente farà andare le vostre papille gustative in visibilio. Ma guardate come affonda benissimo la forchetta, paradisiaca. Inizieremo a lavorare le uova con lo zucchero, con lo sbattitore elettrico o con la planetaria per 20 minuti. Dovranno scrivere come si suol dire. Quindi nella ciotola versiamo 120 g di zucchero, sgusciamo 5 uova grandi e a temperatura ambiente e aggiungiamo un pizzico di sale. Azioniamo lo sbattitore elettrico alla massima velocità. Nel frattempo che attendiamo lo scorrere di questi 20 minuti per non avere tempi morti durante la lavorazione, ci prepareremo sul tavolo il resto degli ingredienti per fare la crema all'arancia e ungiamo e infariniamo una tortiera quadrata 25x25 o comunque tonda di 26 cm di diametro e la mettiamo da una parte. Ecco il nostro impasto pronto, guardate come scrivono bene le uova e come il composto è chiaro, gonfio e spumoso. Uniremo la scorza di un'arancia grattugiata e ovviamente con la buccia non trattata e inizieremo a mescolare bene con la spatola con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Adesso in più riprese setaceremo 120 g di farina 00, 30 g di amido di mais e 9 g di lievito per dolci vanigliato e continueremo a mescolare sempre così con movimenti delicati dal basso verso l'alto per evitare di smontare il composto. Continueremo così fino ad esaurire tutte le polveri. Nel frattempo accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare a 170 gradi. Versiamo l'impasto all'interno della tortiera livellandolo bene e cuociamo il nostro pan di Spagna a 170 gradi per 25-30 minuti. Ovviamente prima di toglierlo dal forno vale sempre la prova a stecchino. Nel frattempo prepareremo la crema pasticcera all'arancia. Preleviamo la scorza di un'arancia, sempre non trattata in superficie, o con un pelapatate o con un coltellino. L'importante è che non ci sia la parte bianca visto che resta un po' amarognola. E la versiamo all'interno del pentolino contenente 400 g di latte. Mettiamo sul fuoco e portiamo ad ebollizione a fiamma bassa. Nel mentre, in un altro pentolino, versiamo 130 g di zucchero, 3 tuorli, 50 g di succo d'arancia spremuta e 2 cucchiai di Cointreau. Mescoliamo bene con una frusta a mano. Ora aggiungiamo 35 g di farina 00 e 15 g di amido di mais setacciati insieme e continuiamo a mescolare. Una volta che il latte avrà raggiunto la temperatura giusta lo verseremo sul composto di tuorli, zucchero, farina e amido di mais e lo filtreremo in modo tale da eliminare le scorze dell'arancia. Sempre a fiamma bassa e sempre mescolando faremo addensare la crema. Eccola qui, ma guardate che bella! La versiamo all'interno di una ciotola in vetro Pirex e copriamo con pellicola trasparente a contatto con la superficie della crema. Faremo freddare così a temperatura ambiente.
Nel frattempo il pan di Spagna ha ultimato la sua cottura e si sente già un profumino celestiale. Lo faremo freddare su una gratella e sulla superficie aggiungiamo lo zucchero a velo per evitare che il pan di Spagna si attacchi sul piatto. Quindi posizionando un bel piatto grande sulla teglia lo capovolgeremo in questo modo. Con un altro piatto ancora proseguiremo voltandolo un'altra volta. Ovviamente questo passaggio non sarà necessario se utilizzerete la tortiera a cerchio apribile. Eccolo, è morbidissimo. Ora ci occuperemo di preparare la bagna. All'interno di un pentolino versiamo 60 g di succo d'arancia spremuta e 60 g d'acqua. Uniamo 30 g di zucchero e 30 g di Cointreau. Mescoliamo bene e portiamo ad ebollizione per 5 minuti. Nel frattempo tagliamo il pan di Spagna in 3 parti, così come vi sto mostrando in video. Una volta che la bagna sarà pronta, la verseremo tutta sopra il primo strato, aiutandoci con un cucchiaio. Inseriamo la crema pasticcera all'interno di una sac à poche e ricopriremo tutta la superficie sistemando i giri di crema con l'aiuto di una spatola. Mettiamo sopra l'altro strato di pan di Spagna e ripetiamo l'operazione, sia per la bagna che per la crema. Ecco l'ultimo strato, il coperchio, chiamiamolo così, e trasferiamo il tutto all'interno del frigo. Nel mentre prepareremo la glassa al cioccolato. All'interno di un pentolino versiamo 100 ml d'acqua, un cucchiaio colmo di zucchero, mescoliamo e facciamo sfiorare il bollore. Dopo qualche minuto sarà giunto il momento di aggiungere 210 g di cioccolato extra fondente, non meno del 70%. Spegniamo e mescoliamo energicamente fino a farlo sciogliere tutto. Se dovessimo notare che il cioccolato è troppo denso, così come nel mio caso, e questo dipende dalla qualità del cioccolato, allora aggiungiamo circa un cucchiaio d'acqua e continuiamo a mescolare. Tiriamo fuori dal frigo la torta e ci versiamo sopra la glassa ancora bollente, avendo cura di farla scivolare su tutti i lati, di modo tale da ricoprirla tutta. Con uno Scottex inumidito puliamo tutti i bordi del piatto in modo tale da creare una presentazione più elegante e poi su tutti i bordi decoriamo con dei cuoricini di cioccolato bianco, ma voi siete liberissimi di lasciarla anche così semplice. Una volta quindi terminato, trasferiamo di nuovo la torta all'interno del frigorifero in modo tale che il cioccolato sopra si rapprenda del tutto. Trascorso questo tempo, con dell'altro cioccolato sciolto per qualche secondo nel microonde e diciamo un po' meno fondente, di modo che si veda bene la differenza, e una sac à poche, creeremo delle ondine sulla superficie, così come vi sto mostrando in video, proprio tipiche delle merendine Fiesta. Ma guardate che carina, già l'aspetto è super invitante. Al centro aggiungeremo 2 fettine d'arancia e 2 cuoricini e voilà, ecco la nostra super torta Fiesta pronta per essere gustata. Ma è davvero un sogno, un dolce paradisiaco che vi farà innamorare all'istante. Come avrete potuto notare, la preparazione è un po' lunghetta, ma ne vale davvero la pena. E avete visto al taglio come risulta soffice, bella spugnosa, umida al punto giusto e cioccolatosa.
L'interno poi è spettacolare e si mangia con gli occhi. È davvero perfetta per un compleanno, per un dolce regalo. Bella da servire così oppure anche tagliata e già porzionata a fette per richiamare ancora di più le tipiche merendine Kinder. I bambini impazziranno, no? E non solo loro, anche e soprattutto gli adulti. Ecco, vedete così a rettangoli. Ovviamente si conserva nel frigorifero e può durare fino a 4 giorni, sempre che ci arrivi. La vedo molto difficile. Impresa ardua resistere a questo dolce pazzesco. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!